Musica ha un enorme potere applicativo anche nel campo della medicina. Eh, il suono, la memoria, il linguaggio, eh, le emozioni, il movimento vengono stimolati dalla musica. E quindi già di per sé la musica ha profondi effetti su ciascuno di noi e anche qualunque sia il genere di musica che si ascolti. La musica stimola le capacità cognitive, stimola il movimento, modula le emozioni, i nostri ricordi, piacevoli o spiacevoli, ha tante potenzialità terapeutiche e in particolare per chi soffre, per chi ha patologie di qualunque genere, quindi anche una scientificamente cominciando a parlare di ciò o quelle che sono le risorse terapeutiche che la musica offre. Non dimentichiamoci che anche anticamente, proprio in Grecia, il dio della musica, Apollo, era nel contempo il dio della medicina e nei templi, anche attraverso la musica, le persone venivano curati. Ecco che allora nel tempo ci sono tracce storiche di interventi attraverso la musica nel prendersi cura della persona fragile con tante patologie e tutto quello che dicevo è noto anche alla classe medica. Qui a Ferrara, proprio per questo motivo, da diversi anni ho impostato un corso di laurea di medicina per gli studenti, un corso opzionale indirizzato proprio alla presentazione della musicoterapia e delle basi neuroscientifiche che sottendono agli interventi di musicoterapia e agli interventi di attività motoria adattata che vengono proposti dagli esperti, dagli specialisti laureati di scienze motorie, anche tenendo conto del fatto che l'esercizio di musicoterapia o di attività motoria musicostimolata la maggior parte delle volte viene proposta in gruppo, anche perché tutto ciò rafforza le componenti relazionali e quindi anche un recupero sul piano socio-relazionale di persone che con patologie croniche tendono spesso a isolarsi e quindi aggiungere alla patologia un calo del tono dell'umore e quindi anche riduzione di interessi. L'impegno vuole essere proprio quello di favorire una maggiore conoscenza in campo medico, proprio per far sì che al di là dei farmaci, al di là di certi interventi, ci sia la consapevolezza nella classe medica che occorre nel prendersi cura della persona anche un trattamento aggiuntivo, complementare, che si affianca alle cure farmacologiche. La musicoterapia nel campo delle demenze è utilizzata in misura sempre crescente negli ultimi anni. Ci sono delle basi scientifiche che dimostrano come l'intervento musicoterapico nella persona che ha difetti di memoria, difetti di ragionamento, di disorientamento temporo-spaziale, riduzione di capacità logiche, calo dell'umore oppure certe volte manifestazioni euforiche, alterazioni di tanti altri aspetti della vita quotidiana. La musicoterapia certamente ritengo che sia importante
e nella cura della persona. Studi pubblicati sulle riviste neuroscientifiche ne dimostrano l'efficacia. Teniamo conto di un fatto. Voi che parliamo di musicoterapia nel campo del declino cognitivo, del decadimento cognitivo, lo stimolo esterno, quale può essere la musica, coinvolge le emozioni oltre che le attività motorie, stimola maggiormente i ricordi. Di fatto viene considerata, proprio in base agli studi degli ultimi 20 anni, come un elemento che ha una massima espressione nel aiutare i processi biologici di plasticità cerebrale. Plasticità cerebrale, plasticità dei neuroni, perché immaginiamo la demenza di Alzheimer. È una malattia neurodegenerativa, nel tempo diminuiscono sempre di più i neuroni della corteccia preposta agli aspetti cognitivi, agli aspetti di intelligenza, agli aspetti di memoria e agli aspetti di autogestione da un punto di vista del comportamento, agli aspetti neurovegetativi che regolano anche le funzioni cardiache, le funzioni respiratorie. Ebbene, nel declino determinato dalla demenza diminuiscono i neuroni, però la musica in particolare si sa che è uno stimolo che fa sì che i neuroni vitali, residui, attivano maggiormente le connessioni tra di loro, perché plasticamente aumentano le sinapsi e quindi quelle piccole strutture che si trovano sulla superficie delle cellule nervose, in questo caso della corteccia, e allora aumentando i rami sinaptici, aumentando i dendriti, aumentano le connessioni tra neuroni. Tutto ciò avviene, la scienza ce lo dice, potenzia capacità. La musica diventa una massima espressione di plasticità e quindi in qualche modo di recupero funzionale, perché rispetto ad altri stimoli esterni coinvolge tante funzioni e quindi le funzioni motorie, le funzioni dei ricordi, e rilassa anche perché agisce modulando le funzioni cardiache, il respiro, facilita la produzione di alcune sostanze chimiche che riducono lo stato di depressione, lo stato d'ansia, producono endorfine, quindi quelle morfine endogene che noi stessi produciamo, soprattutto quando siamo più sereni, quando siamo più tranquilli, quando siamo più contenti, e tutto ciò ha dei riverberi evidentemente anche nelle demenze, vuoi che siano le demenze degenerative, vuoi che siano le demenze legate ad altre malattie neurologiche, un grave trauma cerebrale, ictus ischemici o emorragici a vari livelli, sclerosi multipla, quando in certi casi è in fase avanzata. Per cui assolutamente tra le terapie da proporre debbono in qualche modo modulare miglioramenti di certe capacità, in questo caso di demenza e capacità cognitiva. La musica è un elemento non direttamente farmacologico che però è terapia. Studi di neuroscienze indicano che il cervello del futuro nascituro matura e sviluppa
aspetti di neurogenesi e quindi di maturazione e crescita di cellule nervose, maturazione e crescita anche delle sinapsi dendritiche, via via che si sviluppa il corpicino del futuro nascituro. Tra questi, allora, emerge la valutazione delle capacità che il cervello fetale ha un rapporto comunicativo con il mondo esterno. Si sono sviluppati orecchie e sistema acustico e percepiscono le vibrazioni del liquido fetale amniotico all'interno dell'utero e li trasmettono al cervello. Man mano che il cervello si sviluppa nella vita intrauterina, si acquisiscono allora delle migliori capacità anche comunicative del feto. Nel terzo trimestre, via via, il feto percepisce il linguaggio e la musicalità del linguaggio, in particolare della mamma, percepisce i suoni e quindi percepisce la musica e ne assimila ricordi, cioè quindi anche i centri della memoria valutano. Tanti studi ci hanno dimostrato anche che alcune musiche vengono più apprezzate, a maggior ragione musiche non veementi, non a carattere intenso, musiche con tante espressioni modulari da un punto di vista artistico, quali possono essere musiche di Mozart, a fronte invece di musiche un po' hard o eccessivamente vivaci che creano agitazione che viene valutata anche attraverso ecografie che fanno vedere come il futuro bimbo si spaventa ascoltando certe musiche, come invece si sente più sereno ascoltando altri tipi di musica. E questo vale per la musica, per la melodia vocale, in particolare della mamma, vale anche con studi che sono stati fatti coinvolgendo signore, donne in stato di gravidanza e monitorando proprio queste variabili e anche valutando come il cervello, che è preposto a produzione di ormoni, produzione di endorfine, il cervello fetale riduce la quantità di cortisolo che si innalza quando siamo tesi, quando siamo nervosi, quando siamo agitati, proprio in quelle fasi in cui c'è la ninna nanna della mamma oppure la persona che a fianco alla mamma sta suonando il violino con delle musiche. Questo addirittura dà delle indicazioni che vengono anche valutate considerando gli aspetti di memoria che si sono acquisiti nella vita intrafetale relativamente a musica e relativamente alle melodie. Quando il neonato nei primi giorni di vita piange, a seconda del tipo di sonorità vocale, linguistica, musicale che ha assimilato in quel gruppo etnico, in quella popolazione, piange usando tonalità diverse. Il neonato francese piange portando dei toni crescenti man mano che va avanti il pianto. Già il neonato tedesco
invece piange utilizzando delle tonalità alte all'inizio delle sue grida, del suo pianto, e poi si attenuano. Facendo confronti poi con altre etnie, sono stati interessanti anche proprio studi eh, eh, fatti confrontando tedeschi con cinesi, in cui quindi tutta una sorta di melodia della lingua cinese si ripercuote in tante variazioni di toni che assimila. Soltanto alcuni di aspetti di quel che significa anche l'importanza della proposta musicale che può essere data alle mamme in stato di gravidanza. Oggi in diverse parti del mondo occidentale, d'Europa, quindi mi riferisco soprattutto al nord di Europa, alla Scandinavia, ci sono tante esperienze di musicoterapia in epoca prenatale, perché poi alcuni studi a lungo termine sembrano quasi dare indicazione di un maggiore apprezzamento dello stimolo musicale e dello stimolo sonoro e del canto nel bambino, ma questo rilassa, è importante anche per la mamma, evidentemente, in tante condizioni. E altre applicazioni proprio di valutazione di linguaggio musicale e cervello fetale si hanno anche nelle unità di terapia intensiva neonatale per bimbi e bimbe nati pretermine, quindi con settimane di anticipo, e tutto questo prende piede proprio attraverso interventi specifici in queste strutture di terapia intensiva neonatale per aiutare una migliore crescita di quelle che saranno e che sono le funzioni cognitive del neonato.